Per il corpo prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4 più 1, 5. Iniziando dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo 4 punti bassi, uno in ognuna delle catenelle. 1, 2, 3, 4. Una catenella, giriamo il lavoro, lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti bassi, poi lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro, una catenella, un aumento nel primo punto, 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento nell'ultimo punto. Giriamo il lavoro, una catenella e ripetiamo un aumento nel primo punto, 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un aumento nell'ultimo punto. Nella lavorazione a righe, se non siete sicuri di riconoscere il primo e l'ultimo punto, mettete dei marker per poterli riconoscere. Ed ora lavoriamo tutto un giro di punti bassi intorno. Quindi giriamo il lavoro, una catenella, intanto un punto in ognuno dei 10 punti della riga, 1, 10, poi un punto in testa ad ognuna delle righe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, un punto su ognuno dei primi 4 punti, quindi qui sotto ne facciamo 4 sulle catenelle iniziali, 1, 2, 3, 4 e poi di nuovo un punto in testa ad ogni riga, quindi altri 4 punti su questo lato. 1, 2, 3, 4 e così abbiamo reso circolare il lavoro e lavoreremo a spirale anche in questo caso. Mettiamo il marker ripartendo dal primo punto. Qui abbiamo la catenella, la saltiamo, partiamo dal primo punto. Nei prossimi 2 giri lavoriamo punto su punto i 22 punti che abbiamo. 1, 2, 3, 4, raddrizziamo il lavoro sempre. Nel prossimo giro lavoriamo 9 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e una diminuzione. E ripetiamo 9 punti, una diminuzione, un'altra volta. Nel giro 9 lavoriamo 8 punti, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e una diminuzione. E ripetiamo 8 punti, una diminuzione un'altra volta. Nel prossimo giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 11 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. E nel giro 12 lavoriamo i 12 punti che abbiamo, un punto in ogni punto. Alla fine tagliamo il filo un po' lungo, togliamo il segnapunti e riempiamo con l'ovatta. Se state usando un filato più sottile, riempite il corpo prima, quando il foro è un po' più grande. Riempiamo bene il corpo, ma in modo che la parte sotto rimanga piatta. In questo modo poi l'orsetto rimarrà in piedi. Per le braccia prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 3 catenelle. 1, 2, 3. E partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoreremo intorno alle catenelle. Io lavorerò nel filetto dietro, che è quello che vediamo dietro le catenelle, questo. Se non sapete lavorare nel filetto dietro, lavorate normalmente da davanti. Partiamo dalla seconda catenella dell'uncinetto e qui lavoriamo un punto. E nell'ultima lavoriamo un aumento doppio, 3 punti. 1, 2 e 3. E con questi 3 punti giriamo intorno alla catenella e torniamo a lavorare su quella su cui abbiamo lavorato un punto e qui lavoriamo un aumento, cioè 2 punti. E abbiamo 6 punti nel giro. Mettiamo il marker e nel giro 2 lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento, 2 punti nel terzo punto. Raddrizziamo il lavoro e per completare il giro ripetiamo un'altra volta 2 punti, un aumento. Nel giro 3 e nel giro 4 lavoriamo gli 8 punti che abbiamo, un punto in ogni punto. Terminato il giro 4 riempiamo con un po' di ovatta e nel giro 5 lavoriamo una diminuzione e 2 punti. 1, 2 e ripetiamo un'altra volta, una diminuzione, 2 punti. Il giro 5 termina con 6 punti, nel giro 6 e nel giro 7 lavoriamo i 6 punti che abbiamo, un punto in ogni punto. E alla fine tagliamo il filo un po' lungo per poter cucire. Non riempiamo la seconda parte del braccio, la lasciamo piatta e qui sopra chiudiamo il forellino come abbiamo fatto per la testa con un ago senza punta. E il braccetto è pronto. Come questo ne facciamo un altro identico. Per le gambe prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3, 4.
e lavoreremo intorno alle catenelle come abbiamo fatto per il braccio. Iniziamo dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavoriamo un aumento doppio in questo punto, 1, 2, 3 punti, un punto nel prossimo punto e un aumento doppio nell'ultimo. Ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle, su questa centrale un punto e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Se non siete sicuri di identificare il primo punto, contate a ritroso. In questo giro abbiamo 8 punti, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo è il primo punto. Entriamo nel punto e lavoriamo un punto bassissimo per chiudere. Lavoriamo una catenella e iniziamo il giro 2. Nel giro 2 lavoriamo 3 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto per 3 volte, due punti, un aumento doppio, e 2 punti. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. E cambiamo colore. Agganciamo il filo del secondo colore facendo una catenella e tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire. E lavoriamo il giro 3. Una catenella e partendo dal primo punto lavoriamo un punto e un aumento. E nel frattempo, se vogliamo, nascondiamo le codine di filo. E ripetiamo un punto, un aumento, altre 2 volte. E tagliamo il filo rosa che non ci serve più. Lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3, un aumento doppio, 3 punti nello stesso punto e 3 punti, 1, 2, 3 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. E lavoriamo il giro 4. Nel giro 4 lavoriamo in costa, cioè prendiamo solo la mezza catenella dietro di ogni punto. Non facciamo la catenella e cominciamo a lavorare dal primo punto, un punto basso in costa dietro per tutto il giro. Terminato il giro mettiamo il marker e da qui in poi lavoriamo a spirale e ricominciamo a lavorare in tutto il punto. Nel prossimo giro lavoriamo un punto, una diminuzione e ripetiamo un punto, una diminuzione in tutto per 3 volte. Un punto, una diminuzione,
un punto, una diminuzione e concludiamo il giro lavorando 9 punti. 1, 2, 3. Nel giro 6 lavoriamo 3 diminuzioni, 1, 2, 3 e 9 punti. 1, 2, 3. Nel giro 7 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripetiamo 4 punti, una diminuzione, un'altra volta. E nell'ottavo e ultimo giro lavoriamo i 10 punti che abbiamo. Alla fine tagliamo il filo un po' lungo riempiamo bene con l'ovatta e anche in questo caso riempiamo in modo che la parte sotto della zampa rimanga abbastanza piatta. E come questa zampa ne lavoriamo un'altra identica. Ed ora che abbiamo tutti i pezzi, vediamo come assemblarli. Per prima cosa cuciamo il corpo alla testa, appaiandolo nella parte bassa dove abbiamo chiuso la testa, in questo modo. E se vogliamo fissiamo con degli spilli. Per aiutarci a tenere fermo il lavoro. Cuciamo con un ago senza punta e la cucitura è quella che abbiamo visto insieme tante volte. Prendiamo un punto sulla testa e un punto sul corpo, andando sotto le catenelle dell'ultimo giro di punti. Torno da dove esce il filo dell'ultimo punto e prendo un altro punto e la stessa cosa sul corpo. Entro dove esce il filo dell'ultimo punto e esco nel prossimo punto. Questa cucitura più la tiriamo e meglio viene. E in questo modo cuciamo tutto intorno. E alla fine questo filo lo facciamo passare all'interno dell'amigurumi e per il momento lo lasciamo qui. Il corpo nella parte bassa ha una forma, la parte più grande è il davanti, quindi da tenere in conto questo è il davanti, adesso che cominciamo a cucire il muso. Il muso lo imbottiamo leggermente con l'ovatta e lo posizioniamo. Nella parte bassa tocca quasi il corpo e lo fissiamo anche questo con degli spilli. E lo cuciamo alla testa con lo stesso punto che abbiamo utilizzato per cucire il corpo. Prendiamo un punto sulla testa e un punto sul muso passando sotto le catenelle tra un punto e l'altro. E prendiamo tutti i punti. E alla fine, anche in questo caso, portiamo il filo dietro e lo facciamo uscire da uno dei fori della lavorazione. Posizioniamo il naso con gli spilli e lo cuciamo allo stesso modo.
una volta cucito il naso facciamo uscire questo filo dallo stesso foro da cui esce il filo del muso. E tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio. Tagliamo e nascondiamo i fili all'interno della testa. E in questo modo, annodando i fili a due, annodiamo e nascondiamo tutti i fili dei nostri amigurumi. Ed ora cuciamo tutto il resto dei pezzi. Per posizionare le gambe mettiamo l'orsetto come starebbe in piedi e posizioniamo la gamba nella posizione che preferiamo e fissiamo con qualche spillo. E in questo modo fissiamo tutti i pezzi e li cuciamo con la cucitura che vi ho mostrato. Dopo aver posizionato le zampe, mettiamo l'orsetto seduto, come vogliamo che stia, e posizioniamo la coda al centro della schiena, in modo che lo aiuti a sostenersi. In questo modo resterà in piedi. E cuciamo tutti i pezzi come abbiamo imparato. Posizioniamo anche le braccia con gli spilli e con un paio di punti le cuciamo. Ho cucito tutti i pezzi dell'orsetto, le orecchie vi consiglio di metterle più o meno a metà della testa e le braccia un giro sotto il collo. Ed ora non ci resta che ricamare l'orsetto, gli occhi, il muso e le sopracciglia. E per questo vi faccio un tutorial specifico, visto che me l'avete chiesto tante volte, e quindi lo vediamo lunedì prossimo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti e di vedere tutti i vostri orsetti. Sapete che potete condividere le vostre foto con me, taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo per vedere come ricamare il muso di questo simpatico orsetto e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!